saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 15, edizione Centauria, il modello in scala 1:8 e la macchina tra i tanti titoli vinti ha vinto il Rallye di Montecarlo nel 1984 con il pilota Walter Röhrl e il suo copilota navigatore Christian, e qui vi è il cognome ma io non so pronunciarlo, per cui evito di farlo per rispetto. Andiamo subito a vedere l'interno del fascicolo, la seconda pagina di copertina che si ripeterà ad ogni collezione che deciderete di intraprendere, dove potrete trovare tutti i numeri utili e i servizi per richiedere arretrati, consegna direttamente a casa, servizio abbonamenti. Qui abbiamo un pezzo veramente importante, lo sono tutti, ma questo è veramente un pezzo importante perché è l'ultimo elemento posteriore della parte bassa della macchina, tutto in metallo, dove poi andrà montato anche l'altoparlante per riprodurre i suoni del clacson e dell'accensione del motore, e presumibilmente così anche per la lancia Stratos la partenza con tutte le marce inserite. Insomma, musica per le nostre orecchie. Intanto saluto tutte le persone che mi visualizzano, tutti i miei iscritti. Ragazzi, abbiamo superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali e qui scatta l'applauso, i fuochi d'artificio, di tutto, soprattutto perché, insomma, avete visto come faccio io i video, non sono capace a mettere le musiche, a fare i montaggi, ecco, sono tutto un po' spartano, però grazie a voi, ecco perché mi sono espresso al plurale, abbiamo raggiunto il 1.000.000 di visualizzazioni. Grazie a voi che continuate ad alimentare la mia passione, io sono ancora qui. Ringrazio anche un mio iscritto Giovanni che mi ha commissionato questo modello, il quale saluto. Ciao Giovanni. Un saluto anche alla tua compagna della vita, Noemi. Li ho incontrati e mi sono piaciuti veramente da subito. Ci incontreremo anche più avanti. Scusate se vi dico questo che non c'entra nulla con il montaggio, ma Michele anche questo. Alle persone che invece non si iscrivono ma che mi guardano, sempre che ne abbiano piacere, vi dico questo: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Questa parte è tutta in metallo, questa è una pendice in plastica, troviamo due serie di viti, CP con la lettera finale P, quindi andiamo ad avvitarla sulla plastica. Infatti questo pezzo, che è il supporto centrale, è in plastica. E poi abbiamo un'altra serie di viti CM, lettera finale M, metallo. Queste viti vanno avvitate nel metallo, ce ne serviranno 4, una data in più, e io mi sono avvalso di un lubrificante per crearmi i filetti. Vi ricordo che va bene qualsiasi lubrificante abbiate a vostra disposizione, anche l'olio, non serve un olio o un grasso specifico, l'importante è che andiate ad intingere la vite in un lubrificante affinché abbiate la certezza che non vi si possa rompere all'interno del foro che dovete filettare. Bene, volevo solo togliermi una curiosità e poi peserò anche alla fine il tutto. Guardate il peso di questo pezzo. Vi rendete conto? 363 grammi, che per i nostri amici americani o comunque non italiani che hanno un'unità differente di peso dai chilogrammi, il peso è questo.
Adesso prendo l'altra parte di telaio, eccola qui. Io mi sono già creato i filetti con le viti CM. Vado a rimuovermi le viti. Alla fine rimanete con me perché prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero che è il 15 e poi ci salutiamo. Prima di montare questo mi monto subito questa parte qui, così riesco a muovere meglio questo elemento senza dover poi capovolgere tutto il pezzo intero per andarlo a montare. Questo lo possiamo mettere in tutti i modi, sia di qua che di qua, insomma, non fa alcuna differenza. Controlliamo sempre prima di stringere. Ecco fatto. Adesso mettiamo questa parte così. Ecco qui. Avvitiamo prima le due viti esterne e poi mettiamo il resto. Guardate con che facilità io avvito una volta che mi sono creato i filetti. Solo se vi siete creati i filetti girate il cacciavite al contrario, non appena sentirete il rumore, che adesso sentirete, vorrà dire che la vite ha preso correttamente il filetto e potrete avvitare senza correre rischi di fare danni alla vite stessa. Ecco qua, avete sentito? E poi guardate come gira il cacciavite. Stessa cosa facciamo con le altre viti rimanenti. Controlliamo. Bene, possiamo stringere. Mettiamo una mano sotto per stringere, altrimenti questo si piega così e non va bene. Ecco, evitate di prendere questo pezzo soltanto da una parte, prendetelo sempre così perché anche se è fissato saldamente da 4 viti è sempre meglio non fargli acquistare del gioco, ok? Anche se poi verrà fissato tutto con la carrozzeria. Guardate la misura di questo pezzo. Siamo a 52,5 centimetri. Ecco qui. La larghezza del punto più largo, che è questo,
20, 21. Da qua a qua ci sono 21 centimetri. Bene, adesso abbiamo terminato il montaggio e comincio a mettere, anzi facciamo così, il motore. Ragazzi, vi consiglio, se siete nella possibilità di farlo e vi piace, di fare questo modello, perché è bellissimo, è veramente fatto bene. Fino adesso è veramente fatto bene, quindi ve lo consiglio. A parte che ha una storicità nel mondo delle corse non indifferente. Questo poi va messo così, i semiassi qua. Qui poi ci sono le cuffie che proteggono i giunti omocinetici, che sono quelli contenuti con tutte le sfere qua all'interno, che permettono questo movimento e nello stesso tempo la rotazione. Questa è la nostra bella ruota anteriore sinistra. Ecco qui il musetto, magari se lo giri meglio, meraviglioso. Ci saranno 10 luci, frecce comprese, che illumineranno questo splendido frontale di questa meravigliosa e iconica macchina da rally. Poi andremo a rimuovere queste 4 viti quando ci arriveranno i LED per poter inserire nei fori dedicati ogni luce prevista. Ma guardate che spettacolo. Vi volevo fare un ingrandimento, se ce la faccio, per farvi vedere il grado di qualità di questa riproduzione. Guardate le scritte. E i filetti, come sono perfetti. I filetti sono quelli di differente colore che vedete, in questo caso giallo, bianco e nero. Sono perfetti, guardate. Le plastiche delle frecce sembrano le plastiche vere. E guardate il fanalino. Volevo farvi leggere anche qui, se ce la faccio. Comunque c'è scritto H4, che H sicuramente sta per alogena. E poi c'è rimasto anche questo. Guardate. Vi garantisco che non avete idea, se già vi piace dal vivo, cioè dal video, non avete idea di cosa sia a vederlo veramente così, tenendo in mano questo pezzo. È praticamente una vernice che sembra con dell'olio sopra, è perfetta. Raramente mi è capitato di vedere dei modelli finiti e rifiniti così bene. Guardate anche soltanto la targhetta avvitata. Mi piace la Centaurea perché si migliora. La Lancia Stratos, come vi ho già detto e probabilmente vi farò notare altre volte, perché io sono in un canale dove, ecco, non mi limito al solo montaggio, ma cerco di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, per evitare loro che possano fare danno. Però quando c'è qualcosa che non va, insomma, la esterno. E nello stesso momento però è giusto anche dare merito quando è meritato, e qui lo è tutto. Dicevo che nella Lancia Stratos, pur essendo sempre edizione Centaurea, questa targhetta, che è bellissima, lì ovviamente abbiamo il numero 10 e c'è scritto 1976,
e incollata con un biadesivo. Quindi c'è un biadesivo già esistente con una pellicola qua sotto che è in alluminio, questa è in alluminio. Tu levi il biadesivo, però se non hai l'accortezza di renderlo convesso, quindi che guardi verso il basso, le due punte, questo tende ad alzarsi. Qua invece hanno capito, e successivamente che è nato questo modello che hanno deciso di riprodurre, il modello ovviamente c'era già, ma il modello che hanno riprodotto è successivo alla Lancia Stratos, hanno pensato bene di non mettere più i finti rivetti e il biadesivo, che ripeto sono bellissimi anche nella Lancia Stratos, ma hanno messo le viti. Le viti. Guardate. Qui non si tratta più di modelli come si diceva una volta da edicola. Qua siamo veramente ad alto modellismo ormai, non si scherza qui, eh? Qui siamo veramente ai livelli di qualità che se ci fosse anche la stessa accortezza nel controllo qualità dei prodotti, dell'elemento che ti arriva a casa, del pezzo, e beh, saremmo arrivati all'apice, perché purtroppo non esiste il controllo qualità, ti sostituiscono il pezzo fallato previa fotografia e indicazione del fascicolo e collezione, però ecco, se non ci arrivasse proprio il pezzo fallato sarebbe meglio, perché manca il controllo qualità. Qui abbiamo la copertura in finta vetroresina con, guardate, queste parti nere che vedete sono le guarnizioni che poi vanno a battere nella macchina reale in tutti i punti dedicati. E qui la copertura paracalore del motore. Ma vi rendete conto? Perché la copertura paracalore è qua? Perché qui abbiamo la turbina. E adesso vi faccio vedere. Eccola qui la turbina. E il cofano, come potete vedere, poi sarà posizionato qui più o meno. Adesso voglio soltanto, se riesco, a pesare tutto insieme quello che ho montato e poi ci salutiamo. Vediamo se ce la faccio. Allora, questa la stacchiamo. Allora, no, perché non avete idea del peso, non avete idea del peso come non ce l'ho io. Aspettate, perché metto solo della carta sopra, ma si tratterà di 1 grammo. Non voglio che tocchi due grammi, ecco. Non voglio che tocchi le parti di plastica sul metallo e si possano danneggiare. E infine questo. Guardate, 1964 grammi, e questa è la misura per chi ha l'unità di peso differente dal chilogrammo. Siamo a circa 2 kg e siamo all'uscita numero 15.
Immaginatevi che ci va ancora tutta la carrozzeria in metallo, baule posteriore, portiere, tutta la calandra sopra, ecco, la carrozzeria. Vi rendete conto? Penso che arriveremo sui 6-7 kg con questo modello. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi, un abbraccio davvero sentito, un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, se volete darmi un'ulteriore mano d'aiuto, non vi chiedo soldi, non perché non ne abbia bisogno, ma insomma non voglio che si cancellino gli iscritti, condividete i miei video nei gruppi dedicati perché possono essere d'aiuto anche per altre persone e mi fa piacere pensare che mi state continuamente facendo crescere. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.